Una borsa, 2 utilizzi. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare finalmente la borsa che vi avevo spoilerato la settimana scorsa sul mio profilo Instagram, ovvero questa borsa a sacca. Non ve l'ho pubblicata subito perché ero un po' indecisa su come rifinirla e terminarla e alla fine sono giunta ad una conclusione. Ho realizzato una borsa con ben 2 utilizzi, questo è uno dei due. Il secondo è semplicemente in maniera sportiva a sacca, quindi questa è la versione elegante e poi abbiamo la versione sportiva. Un progetto veramente molto semplice e facile, anche abbastanza veloce perché con 2 giorni ve la terminate tranquillamente. Diciamo che l'idea originale ed iniziale era esattamente questa, però poi l'avevo poggiata sulla scrivania e si trovava in questo modo. Mi aveva ispirato, quindi ho semplicemente applicato un manico già pronto, non l'ho realizzato io, e questo è il risultato, quindi abbiamo un doppio utilizzo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale delle due versioni preferite, se preferite la versione un po' più elegante oppure quella un po' più sportiva. Per questo progetto ho utilizzato il cordino Inda di Borgo dei Pazzi, manico Inda sempre Borgo dei Pazzi, trovate tutto sul sito borgodepazzi.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso e vi lascio anche il mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Trovate tutte le info sempre nella descrizione in basso al video. Detto questo, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto facile e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo circa 400 g di cordino Inda. Io ho utilizzato nello specifico la colorazione numero 33, un manico intrecciato Inda con agganci oro, 2 moschettoni tondi. Lavoreremo il tutto con l'uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il progetto di oggi. Dunque si partirà dalla base. Cosa facciamo? Andiamo a lavorare 6 catenelle, non farò l'anello magico, ma se vi trovate comode potete farlo tranquillamente. Faccio il cappio ed avvio 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ne andremo a chiudere in cerchio nella prima catenella, quindi ci inseriamo e chiudiamo a maglia bassissima in questo modo. Facciamo ora 3 catenelle che in questo caso non andranno a sostituire la prima maglia alta, ma ci serviranno solo per alzare il lavoro. E procediamo lavorando 12 maglie alte all'interno del cerchietto che si è formato. Quindi noi ci inseriamo all'interno e andiamo a lavorare tutte le nostre maglie alte. In totale dovranno essere 12. E l'ultima 12ª maglia alta. A questo punto non andiamo ovviamente a chiudere nella terza catenella delle 3 iniziali, ma andiamo a chiudere proprio nella prima maglia alta a maglia bassissima. In questo modo, se preferite potete fare anche la chiusura invisibile, però io per velocizzare il lavoro andrò a chiudere tutti i giri a punto bassissimo. Chiudendo il giro a punto bassissimo, cosa faccio? Per non creare
lo scalino o comunque la chiusura evidente, vado a lavorare una maglia bassa nel punto successivo, quindi ho chiuso qui, mi sposto nel successivo, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, e poi dovrò procedere con gli aumenti, quindi vado a lavorare una maglia alta nello stesso punto, in questo modo, e poi procedo lavorando 2 maglie alte in ogni punto sottostante, creando così un aumento in ogni punto. Dovremo raddoppiare quindi i punti. Procederemo in questo modo per tutto il giro. Ok, devo terminare il giro, devo lavorare anche l'ultimo punto, che sarebbe il primo che non ho lavorato. Quindi mi inserisco all'interno della maglia e lavoro 2 maglie alte in questo modo. Chiuderò di nuovo il giro nel primo punto qui a maglia bassissima e ripartirò ovviamente sempre nello stesso modo, quindi mi sposto nel punto successivo, lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, e a questo punto andrò un po' contro quelle che sono le regole dell'uncinetto. Quindi io cosa farò? Procederò lavorando un ulteriore giro uguale all'ultimo che abbiamo appena lavorato, quindi procederò lavorando un aumento in ogni punto. Ma ovviamente se voi tendete a lavorare un po' più largo, magari potreste evitare questo procedimento e procedere direttamente con l'alternare un aumento ed una maglia alta, come si fa di solito quando si lavorano gli aumenti in tondo, quindi ad ogni giro si va ad aumentare una maglia alta tra un aumento e l'altro. Praticamente nel giro successivo avremmo dovuto fare un aumento ed una maglia alta, ma io procederò lavorando un ulteriore giro facendo un aumento in ogni punto. Quindi il consiglio che mi sento di darvi è quello di regolarvi in base al progetto e al lavoro che avete davanti. Se lavorando un ulteriore giro di soli aumenti il lavoro tende ad ondularsi troppo, significa che dovrete andare semplicemente a variare questo procedimento e, come vi ho detto prima, andare a lavorare un aumento ed una maglia alta. Ma sappiate comunque che anche se il lavoro tende ad ondularsi, poi nei prossimi giri, quelli che lavoreremo senza aumenti, andrà tutto a sistemarsi, perché io ho già lavorato la borsa e avevo più o meno questo problema, ma poi lavorando tutti i vari giri il lavoro si è sistemato, quindi tranquille. In ogni caso, se avete qualche dubbio, qualche domanda, lasciatemi un commento qui in basso, io vi risponderò quanto prima. Quindi ora io procedo lavorando una maglia alta nello stesso punto e poi continuo lavorando un aumento in ogni punto sottostante, quindi 2 maglie alte per ogni punto. Anche in questo caso assicuriamoci di lavorare l'ultimo punto. In questo modo vado a chiudere sempre con una maglia bassissima nel primo punto, inserisco e chiudo e mi sposto sempre nella maglia successiva. In questo giro che andremo a lavorare ora andremo di nuovo contro le regole dell'uncinetto, ovvero passerò dal lavorare un aumento in ogni punto a lavorare un aumento e 2 maglie alte. Vi sto praticamente riportando lo schema che io ho già lavorato, perché la borsa è praticamente qui già pronta e devo solo rifinire i manici. È nata da diverse prove, l'ho fatta così, è venuta bene, quindi io vi riporto semplicemente lo schema che ho lavorato. Ovviamente, come vi ho detto prima, adattate sempre lo schema al lavoro che avete davanti. Se vedete che si imbarca dovrete aumentare i punti, quindi andare a lavorare più aumenti. Se invece il lavoro viene molto ondulato, perché potrebbe venire leggermente ondulato ma ci sta, ma se viene
troppo ondulato, in quel caso dovrete diminuire, quindi fare meno aumenti. A questo punto quindi procedo lavorando una maglia bassa nel punto successivo, una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Procedo lavorando una maglia alta nello stesso punto, quindi ho lavorato il primo aumento ed ora vado a lavorare una maglia alta nei due punti successivi, una e due, in questo modo. Ora nel punto successivo lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e poi di nuovo una maglia alta singola nei due punti successivi, una, poi vado nel successivo e lavoro un'altra maglia alta. In questo modo procederò così per tutto il giro. Ovviamente voi troverete magari i punti qui in alto, ve li lascio indicati, non ve li sto dicendo perché non li sto contando, ma ve li lascerò indicati qui in alto. Procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Ultimiamo il giro lavorando le ultime 2 maglie alte, una e la seconda nel primo punto che saltiamo all'inizio. In questo modo chiudiamo sempre il giro nella prima maglia con una maglia bassissima ed ora procederemo lavorando come da regolamento, diciamo, quindi procederemo lavorando un aumento e 3 maglie alte. Continueremo quindi come si fa di solito, aumentando una maglia alta tra un aumento e l'altro. L'ultimo giro che abbiamo lavorato abbiamo fatto un aumento e 2 maglie alte, quindi di conseguenza ora andremo a lavorare un aumento e 3 maglie alte. Procediamo partendo dal secondo punto, quindi ci spostiamo nel punto successivo, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa. Abbiamo sostituito così la prima maglia alta, lavoriamo una maglia alta nello stesso punto, quindi abbiamo lavorato il primo aumento ed ora lavoriamo le 3 maglie alte, una, 2 e 3. Poi di nuovo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, una e 2 e di nuovo 3 maglie alte, una, 2 e 3. Continueremo in questo modo per tutto il giro, ci rivediamo al termine. Ultimiamo il giro lavorando l'ultima maglia alta nel primo punto che saltiamo, chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto e adesso procederemo lavorando un aumento e 4 maglie alte, quindi ci spostiamo nel punto successivo e alziamo il lavoro sempre nello stesso modo, quindi con 2 maglie basse una sopra l'altra in questo modo. Poi lavoriamo una maglia alta nello stesso punto, quindi abbiamo lavorato il primo aumento ed ora procediamo lavorando una maglia alta nei 4 punti successivi, una, 2, 3 e 4. Ora di nuovo nel punto successivo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, una e 2 e poi di nuovo una maglia alta nei 4 punti successivi e andremo ad alternare questo procedimento per tutto il giro. Ci rivedremo al termine. Andiamo come sempre a lavorare l'ultimo punto e poi
poi chiudiamo il giro con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo. A questo punto ci spostiamo comunque sempre nel punto successivo con una maglia bassa e alziamo il lavoro facendo una maglia bassa su questa maglia bassa, ma procederemo lavorando i punti come si presentano, quindi non andremo più a fare aumenti. Abbiamo terminato la nostra base, i nostri giri di aumenti che sono esattamente 6. A questo punto si procede lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Questo procedimento poi lo andremo a ripetere per tutta l'altezza della borsa, quindi ora procedo lavorando semplicemente una maglia alta in ogni punto sottostante. Continueremo ovviamente in questo modo, come vi ho già detto, per tutto il giro, ma anche per i giri successivi. Qui in alto troverete il totale di giri che dovrete lavorare per raggiungere l'altezza come da tutorial. Ovviamente questo numero di giri parte da questo primo giro senza aumenti fino all'ultimo, non è il totale partendo dal primo. Se volete lavorare una borsa più o meno grande, aumenterete o diminuirete il numero di giri totali. Il numero di giri che trovate è semplicemente l'altezza della borsa, quindi se volete una borsa più alta aumenterete il numero di giri, se volete una borsa più bassa diminuirete il numero di giri. Stessa cosa ovviamente vale anche per la base, perché se volete comunque una sacca molto più grande aumenterete il numero di giri di aumenti, quindi sentitevi libere di personalizzare il progetto secondo i vostri gusti. Quindi andiamo a lavorare tutti i giri necessari fino a raggiungere l'altezza e poi ci vediamo qui per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i nostri giri, io ne ho lavorati 17 totali partendo ovviamente dal primo giro senza aumenti, e dobbiamo aggiungere anche quelli della base, sono 23 giri complessivi. Abbiamo un'altezza di circa 21-22 cm. A questo punto io ho già tagliato il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Mi inserisco quindi nel secondo punto, altrimenti faccio un aumento. Chiudo in questo modo, poi vado a nascondere e bloccare il filo all'interno. E a questo punto dovremo andare a creare i due fascioni che saranno i manici. Per fare questo io vado semplicemente a piegare il bordo della mia borsa in questo modo e vado a segnarmi i punti che corrispondono proprio alla piegatura. Quindi mi segno questo punto qui, e metto il marcapunti e poi faccio lo stesso anche sull'altro lato. Mi segno questo punto. Andiamo a contare i punti che abbiamo sia sul lato che sull'altro, escludendo quelli marcati. Io ne ho 47 su questo lato, 47 sull'altro e poi ho questi due che non sto contando. Quindi dobbiamo assicurarci comunque di avere più o meno lo stesso numero di punti. Se per caso vi siete persi qualche punto non preoccupatevi, perché tanto non si noterà nulla. Ed ora dobbiamo andare a contare i punti, perché comunque dobbiamo creare il fascione e lo dovremo lavorare più o meno in questo modo. Quindi in base a quanto larga vogliamo la fascia del manico noi andremo a contare i punti. Io conterò, escludendo sempre quello marcato, 10 punti su questo lato e 10 punti sull'altro. Contiamo quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e metto il marcapunti e faccio lo stesso ovviamente anche sull'altro lato. Quindi conto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e metto il marcapunti, riporto lo stesso anche su questo lato. A questo punto quindi la nostra fascia avrà 21 punti di base. Bene, ho già realizzato un manico per farvi capire anche come lo realizzeremo. L'altro lo facciamo insieme. Facciamo un cappio e ci teniamo il filo sull'uncinetto e ci andiamo ad agganciare esattamente nel primo punto che abbiamo marcato. Ci inseriamo in questo modo, abbiamo già il filo sull'uncinetto,
prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa in questo modo. Procediamo nel punto successivo, lavoriamo una mezza maglia alta e nei punti successivi andremo a lavorare una maglia alta per ogni punto fino ad arrivare al penultimo punto, quindi al punto prima del marcapunti. Procediamo in questo modo lavorando una maglia alta in ogni punto. Questo marcapunti lo possiamo anche togliere perché non ci occorre più. Ok, arrivati a questo punto lavoriamo una mezza maglia alta ed una maglia bassa nel punto marcato in questo modo. A questo punto giriamo il lavoro e procederemo nello stesso modo. Non andremo a fare né diminuzioni né aumenti, lavoreremo i punti così come si presentano, facendo una maglia bassa e una mezza maglia alta nei primi due punti, quindi come abbiamo iniziato e terminato il primo giro, la prima riga, una maglia alta in ogni punto ed una mezza maglia alta ed una maglia bassa negli ultimi due punti. Quindi ora ripartiamo, io non faccio la catenella per girare, così mi resta il bordo pulito. Mi inserisco nel primo punto e lavoro una maglia bassa, una mezza maglia alta nel punto successivo, poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare sulla mezza maglia alta della riga precedente, quindi nel penultimo punto qui, dove lavorerò una mezza maglia alta ed una maglia bassa, poi giro il lavoro e ripeto lo stesso procedimento. Questo procedimento lo andremo a ripetere per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi noi lavoriamo tutte le righe necessarie. Ovviamente dovremo ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato, io ovviamente l'ho già fatto, quindi una volta terminato il giro ci rivediamo perché vi mostro il passaggio diverso dell'ultima riga e poi vediamo come procedere, insomma. Bene, una volta che avremo lavorato le 19 righe, io mi sono fermata perché ora vi faccio vedere l'ultima riga che andremo a lavorare per pareggiare. Ovviamente io qua, come vi avevo già detto, ho già fatto l'altro lato, quindi ho voltato il lavoro, faccio una maglia bassa nel primo punto ed una maglia bassa su questa maglia bassa per sostituire la prima maglia alta, dopodiché lavoro tutte mezze maglie alte fino al penultimo punto quindi questo è il penultimo punto, lavoro l'ultima mezza maglia alta e nell'ultimo punto lavoro una maglia alta. In questo modo avremo pareggiato un pochino tutto il bordo. A questo punto tagliamo il filo, lo tagliamo un po' più lungo se abbiamo lavorato già l'altro manico, tiriamo fuori il filo e procederemo con la cucitura dei due manici, quindi andremo a fare un unico manico. Ovviamente vado un attimino a nascondere il filo di questo lato. A questo punto, per bloccare questa maglia perché altrimenti si allenta, entro alla base in questo modo
Così intanto si blocca. A questo punto devo andare a cucire 2 manici insieme, quindi vado a far combaciare tutti i punti. Inizio dal primo punto ed entro nel primo punto anche di questo lato. Prendo tutta la catenella e tiro. Faccio una doppia passata e ripeto questo procedimento per ogni punto che ho lungo il manico. Bene, a questo punto terminata la cucitura faccio una doppia passata nell'ultimo punto e poi vado a bloccare il filo attraverso le maglie. Bene, questo sarà il risultato una volta terminata la nostra borsa. A questo punto io non sono convinta, come avrete notato dal cambio di scena, ma chi mi segue su Instagram sta ancora meglio. Io sono un'eterna indecisa, quindi il lavoro doveva essere così e così possiamo anche utilizzarlo, ma non sono molto convinta, quindi perché tenendola appoggiata sulla scrivania ce l'avevo in questo modo e mi è venuta un'altra idea, ovvero tenere questo manico anche un po' come chiusura e mettere un altro manico, però ovviamente si può utilizzare in entrambi i modi. Quindi cosa faremo? Andremo a posizionare il nostro manico in questo modo, prendiamo 2 moschettoni, meglio se hanno un diametro più grande rispetto al solito, e li andiamo a posizionare esattamente qui dove iniziano i manici. Vado quindi un po' a chiudere la mia borsa, ma si aprirà tranquillamente perché ho già fatto delle prove. Vado a prendere, vedete, le maglie di entrambe le parti, fronte e retro. Faccio lo stesso anche sull'altro lato, in questo modo. Poi vado ad inserire il mio manico che ha comunque i suoi moschettoni, in questo modo. Ci tengo a precisare che il manico non l'ho realizzato io, ma è venduto già pronto. Ed ora questo sì che è il risultato finale. In questo modo sono molto più soddisfatta perché c'è un doppio utilizzo, cioè sia l'utilizzo in questo modo, quindi con il manico un po' più elegante, sia l'utilizzo un po' più sportivo a sacca, quindi l'utilizzo con il manico che abbiamo creato. Possiamo comunque tenerli entrambi, vedete? Quando indossiamo la borsa a sacca in questo modo, il manico lo mandiamo indietro ed è risolto. Finalmente l'abbiamo terminata, finalmente l'ho pubblicata. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post. Trovate sia il filato che i manici sul sito borgodepazzi.com, vi lascio il link sia a questo il video che nel box informazioni. Vi lascio anche il mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Trovate tutte le info nella descrizione in basso al video. Continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!